Buongiorno, dai, due in cammino. Oggi in kayak. Oggi in kayak. Dove stiamo andando di bello oggi? Oggi andiamo sull'Adda, partiamo da Lecco e arriviamo a Paderno d'Adda. Ecco, bisogna fare attenzione a non arrivare a Paderno Dugnano, perché sennò vuol dire che si è sbagliato qualcosa. Molto parecchio. Via, e ora da noi si aspetta il treno. Qui la custodia è quella dell'Itiwit, ma in realtà dentro c'è una sorpresa. Oh, Ok. eccoci qui. Ma dalla sacca Itiwit esce un Gumotex. Era questa la sorpresa. La sorpresa è questa. Ci vuole dire qualcosa di questo Gumotex? Cosa Che fa? lo mettiamo in acqua oggi per la prima volta e facciamo anche 25 km, giusto per Debutta alla grande. lago e fiume, da Lecco fino a Paderno d'Adda. Quindi non ci facciamo mancare niente. Via. O vieni a darmi una mano invece che filmare. Quindi spengo? Cominciamo con la pinna. Sì, che se te la dimentichi poi È un casino. è un problema. Ok. Ok. Eccola qua montata. È una sola perché è molto già direzionale, diciamo, grazie al fondo, ai pinni. Quanto è lungo questa 4 nuova metri e creatura? 2 centimetri. Ok. Andiamo a posizionare i supporti. Vedete, sono segnati, hanno un numero, sono 3, 4, 5 e il verso, questo è R right e questo è L left, per cui non si può sbagliare. Lui ha fatto le prove a casa, qui. I seggiolini sono quelli suoi. I seggiolini. Sì, sono quelli originali. Oddio, avremo mal di schiena. Il giolino si lega qua dietro. E adesso è il momento più ambito, la challenge, il gonfiaggio. Vedi, 8,20. Ok. Primo tubolare fatto. Yeah! Quindi qui secondo Tubolare, adesso lo facciamo. Questo kayak è dotato di valvole push mentre l'altro ha le valvole motion. Secondo tubolare fatto. anche qua sotto. Guarda come sta prendendo forma, guarda ma è carino. Manca solo il fondo. Manca il fondo che è lì. Che ha anche, Ok. anche una valvola di sicurezza per sfogare la sovrapressione. Si vede perché c'è il sole. Vabbè, faremo un video magari per faremo vedere meglio. Lo so che ti garba. Lo stai combinando? Non avevo messo la valvola nella posizione giusta. È bellissimo. Il bello della diretta. Yeah! Voi a casa non lo fate. Succede anche ai migliori. Quasi da capo, dai. Adesso. Yeah! Qui servirebbero gli applausi finti. Ta-da! Yeah! Quanto ci hai messo con tutto del... 8,24 con i centri di percorso. Olè! Yeah! Finiamo di allestire. Ed eccoci qui, il kayak è pronto, è caricato.
Cioè, l'abbiamo caricato come se dovessimo partire per una settimana, in realtà facciamo una gita di un giorno solo, vabbè dai. Via, il lago è un po' mosso perché c'è il vento, vediamo dopo. Vediamo se riusciamo ad affogare. Dentro l'Adda come sarà. Eccoci qui, questo è Lecco, siamo sul lago di Lecco, là stanno facendo kitesurf e noi ora ci dirigiamo verso il ponte. A sinistra, Giulia. Capito, a sinistra però è lui che non mi fa vedere. E non sembra, mi stai lavando. Mi stai lavando, cinghiala, dai che ci giriamo se no, perché c'è molto vento e sono onde. Ci sono onde, però il kayak è stabile. È stato anche divertente pagaiare fin qui ora. E ora ci dirigiamo verso. No, Giulia devi pagaiare sulla destra per girarci a sinistra, è inutile che giri che pagai a sinistra. Ci dirigiamo verso l'isola Viscontea e il ponte Alzone Visconti. Dovremmo potuto mettere anche qui il kayak invece che dai giarnetti pubblici, perché qui la scalinata è più dolce, c'è un banco di sabbia. Sì. Vabbè, ora che lo sappiamo, la prossima volta. Ah, perché c'è una prossima volta? Vabbè, vedremo. Andiamo. Pagaiami. Shhh, fate piano. Che c'è un cigno che fa la nanna. Guardatelo, come fa la nanna, si lascia cullare dei frutti. Siamo all'altezza dell'isola Viscontea, comunque no, è privato, non si può. Qui ci sono i pontini e il vento continua a spingerci contro la riva destra. E vabbè, pagaio anch'io perché qualcuno protesta. Ok, passati sotto il ponte saremo nel lago di Garlate, che pagaieremo tutto fino alla diga di Olginate, dove ci sarà il nostro unico trasbordo della tappa odierna. Oh, torniamo fuori al sole. Sulla nostra destra c'è la pista ciclopedonale che scende giù fino a Paderno e oltre, e che noi abbiamo già percorso. Infatti penso che avrete già visto il video della tappa a piedi quando vedrete queste immagini. Abbiamo percorso fino a Lodi, poi col kayak invece arriveremo fino al Po probabilmente. Via, ora pagaiamo senza indugio. Ma la bellezza di avere una base vita. Sono arrivati i viveri freschi, perché c'è il resto della mia famiglia che sta camminando sulla pista, quelli là che stanno camminando sulla pista ciclopedonale. Ci vedremo alla diga di Olginate. Adesso si mangia e poi si va. Poi iscrivetevi al canale, ma fate in fretta che qui tira vento e si scarroccia. Oh, siamo sempre al lago di Garlate, ma siamo in fondo. Là in fondo c'è la diga di Olginate. Qui è il tratto in cui la pista ciclabile si allontana dal lago, perché è privata, c'è il camping anche. E niente, allora adesso andiamo più avanti, vediamo di non dare fastidio a quello che vuole il surf. Non riesco a vedere bene perché abbiamo il sole contrario, ma lì c'è Vercurago con il castello dell'Innominato o Rocca di Vercurago. Sai perché non hanno ancora capito quale delle due sia? Se il castello Illuminato o Rocca di Vercurago? Poi hanno provato a scoprirlo salendo su e citofonando, ma al citofono non c'è il nome perché è l'Illuminato, per cui è rimasto il mistero. Mancavano le pillole. Le pillole di storia. Di storia deviata dei pellegrini. Perché sono supposte di storia. Supposti di storia, pagaia, va. E noi, non so se la vedete davanti a noi, la diga di Olginate. Noi scenderemo prima dove sono quegli alberi là e faremo il primo trasbordo, primo e unico trasbordo della tappa. Per ora. Abbiamo già fatto 5, quasi 6 km. Ok. Più di così non riesco a tirarlo su, Bisogna riaprire le palestre. Cambiamoci di posto. Cambiamoci di posto. Ok. Attenti. Abbiamo oltrepassato a piedi la diga di Olginate e qui c'è un pezzettino di Adda, poi si allarga del laghetto di Olginate. Noi abbiamo quasi finito di fare il trasbordo, Qualcuno aspetta che riaprano le palestre perché qua. Via! Ed eccoci di nuovo in acqua, lì c'è un'isoletta col gabbiano
Qui c'è la corrente, c'è un po' di corrente, infatti stiamo andando a 9,7 km/h. Ora smetto che sennò ci incagliamo. Altro suggerimento: per mettere in acqua il kayak non scendere dalla scaletta strettissima, ma fare altri 100-120 metri a piedi, e c'è questa scalinata digradante verso l'acqua, che è molto più comoda. Altro suggerimento, poi il carrellino che costa una sassata ma che è molto pratico. Va bene, tu tienici dritti il pagaia, va. Sull'altra sponda c'è un parchino, si sente tutto un gracidare, un rumore di richiami di uccelli acquatici, e qui invece c'è la sponda dove prosegue la pista ciclopedonale dell'Adda. Siamo nel lago di Olginate, che ha un odore diverso rispetto all'acqua del lago di Pungente, Garlate. stagnante forse. Boh, forse più stagnante. Vabbè, niente, adesso noi ci dirigiamo verso l'Adda. Ecco il Cigno in navigazione. Non vedo se sì, però tesoro, tienici dritti, che sennò gli andiamo addosso. E questo, i sa che i cigni sono veramente aggressivi, territoriali, pericolosi. Qui è l'oasi dei cigni. Vai vicino al cigno. Non vorrei che l'altro fosse... No, non è in cova l'altro. Vicino ma non troppo, che comunque... Ciao cigno. Testare la resistenza del kayak ai colpi di vento. No, l'altro sta covando, mi sa, sta preparando il nido. Ciao cigno. Ciao. Via. Ma quanti ce ne sono? No, quello è un water. Quello è un water. Non l'avevo visto. Bianco e bianco. Sì. E qui ci sono le gallinelle. Plana, che è una bellezza, questo kayak fila liscio. Ok, stiamo per lasciare il lago di... Facciamo Olginate. ciao al lago di Olginate. Guarda il fondo come limpida l'acqua, fa vedere là. Fa vedere? Si vede? Non posso mettere Ok, adesso basta riprendere, perché là imbocchiamo l'Adda e c'è qualche pezzo all'inizio, c'è qualche pezzo difficoltoso. No, qui è il pezzettino, bisogna stare attenti a quello sbarramento lì sulla sinistra. Adesso dobbiamo lasciare la destra e andare noi a sinistra, per cui mi metto a pagare anche. Dritti. Ecco qua, abbiamo passato i due ponti, quello vecchio della ferrovia e quello nuovo, e siamo sull'Adda. Sei contenta? Yeah! Scusa. Niente, cercavo di tenerci in rotta. Tu pagaia, io ci tengo in rotta con l'altra pagaia mentre faccio le riprese. Va bene, dai. Sull'Adda c'è un po' di corrente. Abbiamo toccato i 9,5 km tra la pagaiata e la corrente dell'Adda. Ora andiamo a riprendere i miei che sono andati avanti. Allora, com'è pagaiare sul fiume per la prima volta? Faticoso, soprattutto quando c'è vento e che c'è tutte le ondine che... Guarda, una confezione di Tavernello. Davvero? Sì. Che bello. Ma che bello. Lontana, se no potremmo raccoglierla e portarla a casa. Ma che no, Ma anche... non la voglio. No, Vabbè. allora, fatica a parte, è bellissimo, cioè esagerato, guarda qui, poi non c'è nessuno, distanziamento sociale, al buon castellino. A te ti piace? Sì, sì, bello, bello. Perché c'è questo vento e ti fa un po' sferrucciare, ti sposta la tua traiettoria. Però niente a che vedere col lago, al lago c'erano le onde, il vento era forte, continuiamo a buttarci contro la riva a destra. Niente, dai, pagaiamo che qua... Aspetta un attimo, e il kayak nuovo come lo vedi? Per ora è molto veloce, è molto stabile, anche se è di 21 cm più stretto rispetto all'Itiwit. Sì, diciamo che il salto prestazionale lo si avverte tutto, c'è anche un bel salto economico, però c'è anche un salto prestazionale non indifferente. Però lo testeremo a fondo meglio anche in altre uscite. Comunque già oggi gli facciamo fare 24 km tra laghi e fiume, poi vi diremo com'è. Niente, abbiamo ripreso i miei. Che si lamenta. Mio padre ha già mangiato tutti gli snack che avevano e ha fame. Ora si
capisci che ti sei... Sì, vabbè, loro erano andati avanti mentre noi facevamo il trasbordo, non abbiamo chiesto aiuto perché dovevamo essere indipendenti nei trasbordi. Sì, infatti diverse persone ci hanno chiesto se volessimo una mano, poi abbiamo ringraziato, ma Ringraziamo chi voleva aiutarci, ma siccome dovevamo essere indipendenti abbiamo preferito declinare. Siamo stati scortesi. No, abbiamo spiegato il motivo per cui declinavamo, non è che abbiamo cacciato in malo modo la gente che voleva aiutarci. Però se ci metti in difficoltà... Vabbè, nel caso se fosse proprio in difficoltà di forte penso lo accetterei. Niente, qui la corrente è meno forte perché l'Adda è largo, poi più avanti si restringe per cui darà un'altra accelerata alla corrente. Niente, noi adesso si pagaia fino a Iruna dove ci fermeremo a far pranzo, no? Qui è proprio spettacolare, guardate l'Alda si sta lì, si dirama, entra in una specie di zona paludosa. Noi seguiamo il braccio principale, ma guardate com'è bello largo, guardate, sono le colline, a parte la pista ciclabile, ma poi è tutto bellissimo, siamo immersi nella natura. Ti piace pagaiare nella natura, eh? Poi sei buono. Siamo avvicinati un po' all'altra sponda, ma per ora non è niente di che. Ecco qua che ho pagaiato, l'ultimo attimo la pagaia. Niente, noi stiamo scendendo, andiamo adesso in direzione di Airuno. Ah, a proposito di Airuno, guarda, la Madonna della Rocchetta, siamo già arrivati. È vero, la Madonna della Rocchetta. Cavolo. Che se guardate i nostri video sia sul cammino di Sant'Agostino che nel video della discesa lungo l'Adda, lungo la pista ciclabile dell'Adda, vedrete bene anche le riprese col drone che abbiamo effettuato. Via, pagaiamo senza indugio. Siamo proprio sotto il santuario. Ok, là davanti i pratini, si potrebbe anche attraccare, però è presto da mangiare. Ma dimmi una cosa, ci arrivi al puntapiedi lì davanti? No, non ci arriva col piedino. Non ci arriva col piedino, la sua frase iconica. Non ci arriva col bacino. Non è sporca l'acqua, sono tutti pioppini, sono tutti pioppi, foglie eccetera eccetera, l'acqua è pulita. Prima si vedeva bene il fondo. Lì sono quei rami secondari che sarebbe bello esplorare, ma bisogna conoscere bene il posto, devono rimanere impantanati da qualche parte. Ecco qui. Ok, ci stiamo dirigendo verso l'area picnic di Airuno. Speriamo di non mancarla perché ci sono gli alberi. Vabbè, ma abbiamo la nostra base vita mobile che ce lo segnala. È l'appoggio logistico, la base vita. Abbiamo tirato in secca il kayak per pranzare all'area picnic di Airuno. Ed eccoci qui, dopo aver terminato la pausa pranzo, ricominciamo a pagaiare alla volta di Grivio, dove faremo, non so se pausa caffè o cosa, oppure se andiamo... Pausa pranzo anche con... Pausa pranzo con birra per la Pellegrinetta che ci sta girando. Dove ci stai portando, Pellegrinetta? Per far vedere il panorama? Cosa fai? Cosa stai combinando? No! Oh signore, ho capito.